Stand Ducati, qui dietro di me abbiamo forse la seconda novità più attesa di questo EICMA 2019. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete siamo qui all'EICMA, martedì, giornata operatori, ci sono tutte le novità di questo 2019 che poi sarà 2020. Andiamo a vedere quelle che secondo me, non uccidetemi se per voi sono altre, novità migliori di questo EICMA 2019. Mi è venuta, non so come sia possibile, perfetto. Ovviamente proprio perché per me sono le migliori saranno un po' più sportive le novità che andremo a vedere. Però ci sono delle chicchette molto belle che per chi è pistaiolo, ma anche per chi si diverte ad andare per strada, sono da vedere e andare a guardare un po' più nel dettaglio. Partiamo dallo stand BMW. Come vedete qui di fianco c'è un S1000RR con un numero un po' particolare, quello di Laverty, che appunto è passato da Ducati con il V4R del team 211 al team ufficiale appunto BMW, e speriamo che questa sia la loro arma vincente per l'anno prossimo. Il modello non cambia e non differisce in quasi nulla, solo per le norme anti-inquinamento diventa Euro 5 dell'anno prossimo. Nel prossimo video vi dirò le mie di novità, però diciamo che questa moto, per come è composta, potrebbe essere anche quella che guiderò io, però guardate il prossimo video perché sarà lì che spiegherò un po' meglio tutto questo discorso. Ma dall'S1000RR, che quindi non ha grossi cambiamenti, passiamo a un qualcosa di più cittadino, però di molto carino, che adesso andiamo a vedere. Questa è una delle novità appunto più attese, quella che vi stavo raccontando prima, la F900R di BMW. Diciamo che ho provato un po' tutto durante questo periodo in strada, S1000RR, motorini, l'X400 appunto, che secondo me è bellissimo. Essendo un motociclista, il motorino è il motorino, e allo stesso modo l'S1000RR per la città non ha senso. È tanta roba e chissà se BMW me la darà per un bel periodo per farmela provare, per tastarla in strada. E appunto non è neanche impegnativa perché siamo sui 105 cavalli, più o meno 200 kg di peso, è proprio una potenza giusta per essere abbastanza utilizzabile in strada, non impegnativa, quindi non vedo l'ora di provarla. Ma adesso passiamo a un qualcosa di più pistaiolo, di un'altra marca che già l'anno scorso ha fatto un po' brillare gli occhi sia ai più giovani sia ai più anziani, perché ricordava i bei tempi andati del marchio dove in 250 spaccavano, come si può dire, il sederino a tutti. Qui dietro di me, come detto prima, forse c'è una delle moto più attese del salone, l'Aprilia RS 660. Il nuovo modello di casa Aprilia ha un bicilindrico a spingerla e soprattutto è una nuova concezione di moto sportive che cercano di essere molto più user friendly, molto più facili da usare per tutti e spaventano meno un po' l'utente finale, ma comunque trattengono il fascino della moto sportiva e della competitività in pista. Veramente bella perché riporta un po' i fasti ai vecchi tempi di quando Aprilia massacrava tutti nella 250, ovviamente questo è un 4 tempi, però siamo sui 100 cavalli, quindi una potenza già
considerevole per divertirsi sia in pista sia in strada, e soprattutto una ciclistica che, a quanto dicono, è molto valida. Non ci sarà altro modo che scoprirlo provandola in pista. Qui dietro ci sono i ragazzi di TM, quindi non voglio disturbarli, ma c'è il mio sogno che avevo da bambino ed è l'SMR 125 della TM. Era veramente il mio sogno insieme al KTM che poi ho avuto, e pensare che adesso hanno anche l'iniezione elettronica è qualcosa di incredibile. Purtroppo questi due tempi spariranno, ma me li porterò sempre nel cuore perché dai 16 ai 19 anni ho fatto le peggio cose veramente in giro per Milano con questi mezzacci qui. Questa, signore e signori, è la novità più attesa da parte di Honda per l'EICMA di quest'anno, la nuova Honda CBR 1000 RR. È stata rinnovata dopo un sacco di tempo, è stato gridato, diciamo, al miracolo di novità pazzesche, eccetera eccetera, però da quello che si può vedere così pronti via, secondo me non ci sono questi grandissimi cambiamenti. È stata ovviamente rinnovata tutta la parte aerodinamica con le alette, come ormai sta andando molto di moda con anche le altre super sportive. È stato aggiunto un modulo molto più avanzato come elettronica, quindi si è appunto equiparata alle sue dirette concorrenti. Ma invece, andando a parlare della parte motoristica di Honda, sono stati fatti un bel po' di accorgimenti per accrescere la potenza ed arrivare a 217 cavalli a 14.500 giri al minuto. Però sinceramente io mi aspettavo un qualcosa di più aggressivo, tipo un qualcosa a V, come è stato fatto per Ducati, come si vociferava anche che uscisse una RCV replica. Invece alla fine sono rimasti un po' sulla filosofia Honda, quindi una situazione molto classica, 4 in linea, e semplicemente, diciamo, è stato avvicinato alla concorrenza perché fino ad adesso, come sapete, era veramente un disastro. Secondo il mio modesto parere le prestazioni adesso sono molto avvicinate alla concorrenza, ma scopriremo soltanto vivendo se con questi aggiornamenti barra modifiche Alvaro Bautista riuscirà l'anno prossimo a vincere la Superbike. Dal mio punto di vista non è stata fatta una race replica come per Ducati col V4R, quindi sarà molto complicato, ma solo la pista saprà dirci cosa succederà. Stand Ducati, qui dietro di me abbiamo forse la seconda novità più attesa di questo EICMA 2019 ed è la nuova Ducati Street Fighter V4S. Molto semplicemente, senza andare troppo nel tecnico, è la V4S scarenata per andare in giro per strada. Una marea di cavalli, io non so veramente chi la comprerà cosa ci farà, perché da portare appunto in giro sulle strade di tutti i giorni veramente tosta, ma i possessori di Ducati e delle sportive in generale, come sappiamo, non stanno molto a vedere questo genere di particolari come il comfort, eccetera eccetera. Massima potenza, divertimento allo stato puro e via. Per darvi due parametri rapidi, abbiamo 208 cavalli e più o meno 170 kg di peso, quindi veramente un peso piuma con un rapporto peso-potenza più basso di 1 a 1. Quindi dallo stand Ducati questo video finisce qui, spero di avervi fatto vedere nel più breve tempo possibile tutte le maggiori novità. Ovviamente non sono riuscito a stare molto tecnico e molto preciso perché siamo dovuti correre a destra e a sinistra. Comunque farò vedere qualcosa in più nel prossimo video che uscirà sempre sull'EICMA, con qualche novità appunto sulla mia stagione, cosa succederà, cosa non succederà. Avete visto inizio video la chicchetta che vi ho lasciato lì così. Come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.